discussano con me e il professor Di Russo, che è lui della mia università. Il primo intervento di questo pomeriggio è centrato sui campi di Leopardi. L'intervento che viene presentato da Lebarbé dell'Università Statale di Grenoble, Christian del Vento dell'Università Riunire Sorbonne e poi Monica Zanardo della stessa università. Il professor Lebarbé insegna digitali humanities a Grenoble e ha una esperienza nell'ambito quindi della filologia, esperienza nell'ambito della filologia digitale. Monica Cristian del Vecchio si è di ricerca presso la scuola normale superiore di Pisa e insegna in Francia. Infine Monica Zanardo ha preso il dottorato di ricerca qui alla Sapienza di Roma e lavora anche lei a Parigi. Do quindi la parola a chi parla la lingua ufficiale di questo pomeriggio ufficiale l'italiano, ci potrà essere qualche intervento in altra lingua, in inglese, ma sarà fatto per Prego. Allora, per quanto concerne la lingua, io parlerò in italiano, poi lascerò la parola ai miei colleghi che interverranno, credo, in italiano e Thomas Lebarbé in inglese o in francese, penso che l'inglese sia l'opzione che la sala preferisce. Allora io volevo innanzitutto esprimere un ringraziamento, una parola di gratitudine nei confronti degli organizzatori di questa bellissima giornata di studi, in particolare per la conoscenza di che ci lega da più anni all'Italia, che ha lanciato insieme colleghi questa idea di questo incontro, di questo confronto di esperienze differenti nel campo delle digitali umane. E poi introduco rapidamente il lavoro dei miei due colleghi e lo inquadro all'interno di quello che da alcuni anni del rapporto di collaborazione scientifica che da alcuni anni mi lega in particolare al collega e amico Thomas Lebarbé, il quale è all'origine, insieme a Cécile Ménard, di uno dei primi una delle prime esperienze di comunità digitali umane, organizzazioni numeriche applicate ai testi, cioè i manoscritti di Stendhal, che avete
consultare in linea ormai da 5 anni. Il nostro incontro si è fatto in realtà con una ragione differente rispetto a quella che siamo qui oggi, ed era legata al progetto di una grande base documentaria in linea di biblioteca privée ma ne è nato un sodalizio di lavoro ma anche di scambio scientifico, a differenza di non sbaglio, ma viene da un'esperienza differente che è quella dell'informatica e della linguistica applicata verso le scienze umane e all'interno di questo sodalizio circa un anno fa, è nato il progetto di provare a immaginare una edizione digitale di testi poetici, diciamo in qualche maniera integrando alla edizione digitale di testi il sistema diciamo principe della filologia d'autore, cioè il sistema testo-apparato. Al progetto avevamo inizialmente collaborato io, Tomà e un'altra dottoranda dell'Italia, Silvia Latteroni, che fece l'università dottorale all'Università di Vento. Poi quest'anno il progetto è ripreso appunto con una nuova dottoranda, una dottoressa di Roma, cioè Zanardo. Abbiamo ripreso le fila. Inizialmente avevamo utilizzato come testo per costruire il prototipo di sonetti in forma di serpente arabescaio. Quest'anno ci siamo spostati risolutamente sui canti e in particolare su l'infinito, che era il testo che al tempo stesso poneva più aspetti interessanti dal punto di vista editoriale, ma anche diciamo così, meno problemi, per cui la ricostruzione era allora, l'idea di questo progetto è, se volete, quella di partire da un punto di vista nuovo. Se ne è parlato la settimana scorsa a Parigi, in un convegno dedicato ai manoscritti italiani del XIX secolo, l'approccio genetico, che è stato organizzato da me stesso con un bel assieme al Istituto del Testo di Luigi Moderno, un tema che abbiamo fatto il direttore maggiori, Nietzsche, parlato questa mattina per Nietzsche, e in questo convegno poi l'Italia alla tavola rotonda finale, traendo insieme a noi un po' le fila delle discussioni che ci avevano occupato per 2 giorni, ha chiaramente indicato la via che io condivido pienamente, cioè l'idea che l'edizione digitale dei testi possa rappresentare in qualche maniera dispositivo editoriale che permetta di superare quelle che fino ad ora sono stati 2 approcci non contrapposti, tutt'altro, ma diciamo complementari, ma non immediatamente compatibili con i supporti tradizionali a stampa, cioè l'approccio della critica genetica e quello della filologia d'autore. Non riprenderò un dibattito che le 2 scuole intrattengono dall'inizio degli anni 90, dal famoso convegno di Carmiano, e a cui appunto abbiamo inteso portare un contributo da quel convegno che ha avuto luogo la settimana scorsa, ma varrà la pena di ricordare che se entrambi si interessano in qualche
maniera all'evoluzione che porta, diciamo così, all'opera conclusiva. Tuttavia ci sono due prospettive differenti che ne determinano in qualche maniera interessi e metodi leggermente differenti, cioè la filologia d'autore ha come fine l'edizione del testo, quindi ci si fa questo testo mettere e quindi ha adottato l'idea di apparato che è diventata la filologia classica medievale e in qualche maniera dà conto, a seconda del testo che si mette in apparato, della sua evoluzione, della sua genesi, appunto le indicazioni, le varianti, mentre invece la critica genetica si è concentrata di più, non già che non abbia avuto come obiettivo questa l'edizione di testi definitivi, ma si è concentrata di più sull'aspetto del processo di scrittura. Questo evidentemente ha finito per generare due modelli di edizione differenti, che i fini immediati erano differenti. Ora, quello che noi tentiamo di fare con un progetto che è ancora in fieri e che di cui oggi dimostriamo i primi risultati, e si basa sull'assunto che l'edizione digitale può superare per la sua stessa natura questa apparente contrapposizione, quindi mettere in realtà in risalto tutti gli elementi comuni che i due approcci hanno, poiché in realtà non si tratta di scelte di fondo, di scelte in qualche maniera divergenti di fondo, ma si tratta di scelte di rappresentazione, si tratta di una diversa formalizzazione e che la natura stessa del trattamento di testi nell'edizione digitale permette all'utilizzatore finale di scegliere il tipo di rappresentazione, di formalizzazione che desidera. In questa maniera il dispositivo permette di in qualche maniera mettere a disposizione il testo sia per l'approccio genetico che per la filologia d'autore. Ma direi che la mia introduzione si avvicina già ormai al quarto d'ora, quindi al tempo massimo che mi era stato impartito, e lascio immediatamente la parola nell'ordine a Monica Zanardo e poi a Tommaso Lebarbé. Dunque io so che siete tutti curiosissimi di vedere il prototipo, non state più nella pelle, ma prima di cercare di capire come abbiamo cercato di rappresentare l'infinito di Leopardi, è importante mettere in chiaro quali sono le questioni poste dal testo, quindi quali sono le domande a cui non vi abbiamo dato una risposta, ma le domande che il testo ci ha posto e che noi di conseguenza ci siamo dovuti porre. La prima questione da dire è che i canti di Leopardi, come è noto, sono stati oggetto di più edizioni critiche, per lo meno 4 tra la fine degli anni 20 e la più recente l'edizione Lavazzeni nel 2006, cresciuta poi nel 2009. Questa questione comporta dei vantaggi sicuramente, come il fatto che le questioni filologiche, quali l'ordine di intervento sui testi, la decifrazione della scrittura, non troppo complicata, la questione delle varianti, le campagne correttorie, insomma, buona parte di queste questioni filologiche sono già state studiate, hanno già avuto delle risposte o delle proposte di soluzione. Questo è indubbiamente un vantaggio per noi, perché si tratta non di ricomprendere, di ricapire, di ristudiare Leopardi, ma appunto di ripensarlo, cioè di ripensare una maniera diversa di rappresentare dei dati critici, dei dati filologici che sono già acquisiti e che hanno innegabilmente, questo è stato dimostrato dalla letteratura critica, che hanno innegabilmente delle ricadute fisiche
rilevanti. Comporta però anche un piccolo problema, diciamo così, un piccolo attrito, perché giustamente, soprattutto quando ci si trova di fronte non solo a un mostro sacro come Leopardi, per carità, ma anche a quello che possiamo definire un mostro sacro della filologia d'autore, qual è l'edizione Gavazzeni, diventa difficile riuscire a evitare un certo attrito, cioè riuscire ad essere veramente liberi nel pensare di poter ripensare o riformulare un'architettura, una tipologia di edizione che ha avuto già appunto una strutturazione, che è stata già formalizzata nel cartaceo e che si è anche dimostrata un'edizione, per quanto spesso di difficile consultazione, ma un'edizione comunque efficace. Vorrei dire anche che le questioni filologiche poste, questo dai canti di Leopardi, in particolare dall'infinito, sono in realtà un po' anche parecchio diverse forse da quelle che abbiamo visto anche nei casi esaminati questa mattina. E ci verrei a dire, collegandomi a quello che diceva prima il professor Del Vento, che forse non sono state o non sono state nel passato molto diverse gli obiettivi tra fisica genetica e filologia d'autore, forse la differenza sta proprio almeno in parte anche nell'oggetto, perché quello che ci proponiamo di rappresentare, quello che ha voluto rappresentare anche l'edizione Gavazzeni e prima le edizioni Monocini, Bellucci e Lebarbé, non sono il raffronto tra semplicemente due testi che magari non hanno un'edizione a stampa, non sono un testo di lavoro, un bouillon appunto magari particolarmente terribilmente complicato, quindi che pone dei problemi diversi, ma in questo caso abbiamo diverse edizioni a stampa che coprono tutta la vita poetica di Leopardi e che rappresentano le tappe di un percorso intellettuale. Non si può non tenere conto di questa cosa, quindi per quanto ci sia spesso l'accusa anche nei confronti della filologia d'autore di una sorta di teleologia, diciamo così, quindi finalizzare a quella che deve essere l'ultima volontà, chiaramente l'ultima volontà ha un suo peso, se ne tiene conto, quindi se il canto di Leopardi è rappresentata, come è noto, dalla salita corretta, cioè sull'esemplare dell'edizione napoletana del 1935, su quale Leopardi ha aggiunto i testi e ha portato delle correzioni, però tutte queste tappe intermedie hanno una loro realtà storica, hanno una loro fisionomia e vanno rappresentate anche nella loro identità specifica, che è foriera di tradute critiche interessanti e che comunque serve per definire le tappe di questo percorso intellettuale. Quello che intendo dire è, in soldoni, che la sfida che ci vogliamo porre è quella di far interagire due livelli del testo, almeno due livelli del testo, ovvero il livello diacronico, l'evoluzione della variante singola, cioè quindi come la singola porzione di testo o il singolo testo è cambiato tra la sua prima formulazione manoscritta, la sua prima edizione a stampa e poi le successive ristampe, quindi tenere conto di questa diacronia, ma considerare anche appunto cosa che forse è il plus, cioè il punto forte un po' della filologia d'autore, anche l'aspetto sincronico e quindi tenere conto per quanto riguarda le stampe di questa identità che appunto dicevo è un fatto storicamente dato e per quanto riguarda invece i manoscritti identificare gli interventi ad esempio appostati con delle diverse o identificare delle campagne correttorie che mostrano appunto anche l'aspetto, diciamo così, non sequenziale di un testo, ma l'aspetto appunto più dinamico, possano individuare anche delle implicazioni dalle quali scaturiscono appunto delle definizioni e delle interpretazioni critiche. L'edizione Gavazzeni risponde alla necessità di tener conto di questi due livelli con un sistema che effettivamente si è dimostrato essere molto efficace, quindi questo apparato orizzontale nel quale la diacronia è spiegata nella successione appunto orizzontale da sinistra a destra della variante, la sincronia è data dalla possibilità di consultare in piccola riproduzione di tutti i testimoni, le campagne correttorie sono segnalate, quindi le fasi del testo, gli interventi con altri temi sono segnalati nel testo,
di ricostruire le varie forme del testo, quindi le varie tappe evolutive, è possibile appunto con un processo in questo caso un po' complicato di sostituzione della porzione testuale indicata per il rispettivo testimone. Il problema dell'apparato qual è? Che è uno strumento, dicevo appunto, molto efficace, ma dettato da un limite fisico, cioè non che presenta un limite fisico, che è dettato da un limite fisico che è appunto quello di dover presentare l'edizione su un mezzo sequenziale, quale è appunto un libro stampato su carta. Quindi in che senso, in che direzione abbiamo voluto appunto cercare di non più di pensare forse di ripresentare Leopardi, come possiamo rendere conto dell'interazione tra questi due livelli. La possibilità viene data per l'appunto dall'edizione digitale, che fa piazza pulita in primo luogo di quello che è il principale problema. Allora avevo anche molti studenti della professoressa Italia che sicuramente, comunque io ho la fortuna di seguire i suoi corsi, potranno una delle prime domande che un filologo si pone quando deve fare un'edizione è: che cosa mette a testo? Ora questa annosa questione vede un po' ridotta la sua portata nel momento in cui, grazie alla disponibilità di spazio virtualmente infinita da digitale, poi non è proprio così, però possiamo sostanzialmente mettere a testo pressoché tutto, quindi possiamo dare la possibilità di visualizzare in sequenza tutti i testimoni che ripostano il testo che noi stiamo seguendo. In questo contesto, per quanto riguarda i manoscritti, per l'infinito, anche in chiusa la parentesi, per l'infinito abbiamo due testimoni manoscritti, l'autografo napoletano e l'autografo appunto dei Digitali, programmi dei Digitali, abbiamo un altro autografo che è l'autografo di Vento, e vediamo qui, questo è l'autografo napoletano, l'autografo di Vento viene da una copia intuito, una copia approntata per la stampa, e poi abbiamo la prima edizione a stampa in rivista nel 25 e le ristampe poi nelle raccolte dei versi del 26, nella piazza del 31 e nella storica del 35. Cosa stavo dicendo? No, stavo dicendo che appunto la diacronia è chiaramente identificata in questo modo ed è anche rappresentata dalla presentazione della successione variantistica, quindi degli interventi che cosa cambia nei singoli testi. Per le stampe l'innovazione, quindi la variante che interviene sul testo, viene molto semplicemente evidenziata. Per quanto riguarda i manoscritti, la cosa si fa più interessante e anche più complicata, come è giusto che sia, perché vi sono diverse temi che intervengono sul testo dell'infinito. Poi la cosa è ancora più interessante, perché le temi intervengono su altri testi contemporaneamente, quindi noi a livello di prototipo siamo ancora fermi all'infinito, però le temi diverse sono state rese molto semplicemente con l'utilizzo, adesso lo vedremo meglio, con l'utilizzo di colori diversi. Rifacendoci ad un prototipo che ha preceduto il nostro, che è quello che trovate poi nel link della brochure, elaborato tra Siena e Roma dalla dottoressa Zanardo. Dunque, la cosa che permette o che permetterà in realtà di mostrare questo incrocio tra l'aspetto cronico e l'aspetto sincronico è appunto la possibilità che verrà data di poter cambiare, invertire la direzione di navigazione, quindi di poter scegliere se navigare nell'evoluzione del testimone oppure se una volta identificata una variante o un sistema di varianti interessante in quel testo di quel dato testimone, si può scegliere di cambiare la direzione di navigazione e osservare non più la diacronia ma la sincronia, e quindi chiedersi se ad esempio in S31, cioè se nell'edizione classica del 31, ci sia una serie di campagne, di connettori, di innovazioni che fanno sistema tra loro, cioè se nel momento in cui cambia quel punto e virgola, Leopardi contemporaneamente su altri testi ha modificato la punteggiatura, e dunque questo lo possiamo fare in modo relativamente, lo potremo fare in modo relativamente semplice, semplicemente perché le varianti innovative sono
appunto evidenziate, e quindi a punto d'occhio si vede non solo l'aspetto quantitativo, quanto ha variato Leopardi in quel testimone, ma si vede anche, si può studiare l'aspetto insomma qualitativo. Detto questo, io insomma vi lascio la parola a Lebarbé per la presentazione appunto del prototipo, insomma, che come vedrete insomma, ha molte possibilità ancora di implementazione, di miglioramento, però quello che ci premeva era cominciare a dare un'idea, da poi poter anche discutere insieme per dei consigli e dei suggerimenti, però un'idea di come si può presentare un testo che pone questa tipologia di problemi filologici e critici. Good afternoon. I'm sorry I will speak in English because Italian, there's no way of understanding. And I'll even be talking about a poem that I don't understand. I do apologize for that. I perfectly understand that it is a monument in Italy. It is a monument to your culture, and I will be a criminal because I'm a digital humanist. Maybe a digital humanitarian as well. And I will tear apart your lovely poem to try and build other things over it. And to start with, I wanted to say a few words about digital humanities. The other day I was at a meeting, as we always do when we're academics, and someone said, oh, digital humanities have had a look at the internet, it's just databases. I can ask my secretary to do it with Microsoft Access. No, digital humanities is data-based, but it's not a database. It's not database with Microsoft Access. A database is just a way to put it within the machine. But what's behind digital humanities is data. Data in the sense of encoded knowledge. And the whole idea behind that is that there are human beings, very clever human beings, like the Jew next to me, that put their knowledge within the material that is, first of all, humanly readable. It's dedicated, it's made for the human, so the human has to be able to read it. It also has to be computational and natural, in the sense that since it's a data, we can manipulate it and build something with the data, for example, a representation. And the third idea that is behind digital humanities is that it's scientifically shareable. It's data that I can give to someone else, and that this someone else can understand the way I built it and the way I meant it. So the whole idea is to work on properly structured data. You've heard a few words, obnoxious words like XML, TEI this morning. I will just talk about properly structured data, which is just the data's principle. You show the limits of something, you give it a name, and you give it properties. And once you've got a decent data, there's a lot of thinking behind it, and we'll come to that subject afterwards. You can change that data by selecting bits and pieces. Selecting means also not selecting some parts of it. Showing it, sorting it in an order that we have to define, rewriting, replacing, etc. So it's something that the machine can handle to produce something that we can, as humans, really understand in different ways. So it has to be understood that data as an incremental knowledge repository, in the sense that there's no way we can encode all the information at once. So we have to be able to come over and over again and add some more information, add some more knowledge to the data through the years, through the space. You've heard that I'm in Grenoble, he's in Paris. Monica is, I never know where she is, between Rome and Paris. So it has to be shareable across borders as well. There's a border between Grenoble and Paris, in case you didn't know. And also, the whole idea of data is that we store information, and from that information we will extract representations. We can extract representations that we are used to,
like the philological editions, and we can also extract other representations that will enable us to explore the data, to see it anew with new ways of showing it, and as I wrote, it's some kind of playground for researchers. It's a playground for literary researchers, and it's also a playground for digital researchers, I think. So now we have to dataize, convert Leopardi into data. That's what I'm doing. So there's a whole work behind the scenes, which is of defining and clarifying the common ground. I mean, I'm working in digital humanities, but I've worked with French people that have a point of view on sources which is not the same as my Italian colleagues. So we have to define common ground, which is what we mean by which words, and then a common language. So that means understanding the object itself, what is Leopardi's poem, and through the different witnesses. Understanding the project, what we want to do, what we want to explore in. Then we have to define a vocab and a grammar, i.e. the language. That is shared, which means that each word that we use has a common meaning for people working with that language. And then we can formalize it. So I position myself, and you've heard of DCE Edizioni, maybe before in your life, hopefully. And TEI is, from my point of view, extremely complex for non-digital people. The documentation is 1,600 pages. You have 20 pages of two columns, 20 pages, for just the names of things you can use in TEI. That's extremely powerful. But the normal human being cannot handle that much information. And also, some of them don't speak English or can't handle the encoding with lesson and more signs and commas and things like that are a bit weird. So in the community, you have two ways of handling that problem. The idea is we have specialists of Leopardi, whoever, Nietzsche, and they have an amount of knowledge that they can bring into digital material, but if you bring an extra technical barrier, they won't be able to insert that knowledge that easily. So we have to hide the technical side behind some sort of curtain. So the curtain, from my point of view, because it's simpler for me, from my way of working, is I use simple tools that will use a language that we build together with the researchers. And afterwards, once we've built the data, we can convert that data so that it is transferable to TEI and shareable with the community. Another point of view, which is as good, it's not pretty, is we hide between a very complex software the fact that you're doing TEI. I mean, both solutions, from our point of view, are good in the sense that the researcher is only preoccupied by his problems, which is the author, his text, the way it's written. And the digital side is we can share that with the community that can get all of that information, compare, mix it with its own information. So I won't go much further on that, in the sense that since I'm French, everything is in French, so it doesn't help you that much. But the whole idea is we name things like there's a poem, there's a title, there are strophas, and so on. And then the idea is to equip what I call the Leopardis, there's another program for everything now, with something which is user not human friendly. There's no way, and from the discussions we've had in the team, there's no way we could make it simple, because the object is complex, what they want to do is complex. And one of the point of views we've taken, which, well, as I was saying, we're experimenting, it's a playground for researchers. We decided we want one data with all the information.
maybe that was not my most brilliant idea in the past few years. Because storing all the information of all the witnesses in one document is a bit too heavy intellectually and too heavy visually when you work on it. So we're using interface, it's XML-based, so we can use the DTE, so the grammar that tells you how to write it, and we can use a CSS, which shows you something that is very readable. And we can use it in an XML editor, like Oxygen XML that we're using for the project. But that doesn't make it very simple to use, and so maybe we have to find other solutions. We put too much information in one tube for the researchers. Whatever. We managed to build something to make something. So the whole idea behind that is that we have a data, some sort of centralized data, where we put all the information we could, or the little time we had, on Leopardi's different witnesses. And we wanted to have different views of that. So we decided, well, I wanted to see it all together, which means combining all the stages in one view. I wanted to see individual traces because I was working on some manuscript, I'm still working on other manuscripts. And we want to see the manuscript as it is, readable with correct characters, because the manuscript is totally readable. And also, we wanted to see if we could produce or simulate a traditional philological edition. All that with one data and one tool. So, if I manage to today, it's totally unreadable on my screen because I've put some yellow, and it doesn't help. The idea is that tiny bit of software, which took me about 1 minute and a half, is you can scroll through time, through the different witnesses, and for one given witness, well, that's the printed edition, so there's no modification within the witness, but we can override what's been different from the previous edition, and so forth. So you see on that witness that you have more transformations, and Monica and Christian could explain it much better than I could do. But also what we want to do is see it all at once, is all the modifications everywhere in the poem as it is. So you see that there have been different ways of presenting the title of the poem. There are some tiny modifications, well, from my point of view, because I'm just looking at it as data. And other states that have been worked much more, and that have different qualities as transformations. I mean, some are literally changing the meaning of things, whereas some are changing the grammatical point of view. Monica, you can interrupt me any time on that point. And what we wanted to have as well, I mean, I've put loads of colors, so it's pretty ugly, but I mean, the idea is to have a prototype and be able to see things, not to have something that is pretty and shows all in the manuscript. You see, for example, on that line, that you have one color for one hand, and you've got a color code at the bottom. You've got one color for one hand that has been changed by another hand, and all that within the same manuscript. So we want to be able to enhance that information so that the person that reads it is not lost in the handwriting and having become back. And last, which is really prototypal, because, as I said, I'm not a specialist of philology, Italian philology. I don't understand the way you encode information in footnotes. So I've added up the information, and then it's just a necessity to work together. But there's, from that information stored in the data, means to produce the edited poem and all the philological limitations that are needed to understand all the different strata of the text. So I'll get back to Leopardi. So, all that for what? I mean, digital humanities
are an opportunity to see things differently. Yeah, I'm a criminal again, I'm saying editore. It's editore, I mean, that's the French people making play on words in a language they don't understand. And editore at the scientific editor, from the moment you start transcribing and giving information in your transcription, you're a betrayer. You're changing what is. I mean, if you want the real thing, read the manuscript as it is. So we're betraying. But by betraying, we can find new ways of seeing things. And the whole idea behind the work I'm trying to do is that probably I'm betraying Leopardi, but I want to give different insights on what's in Leopardi's work. So what we've done so far is the simple bit, I should say, which is browse through witnesses and also browse through time for one poem. But our idea behind that is that we want to add other dimensions, which means other slide bars that we've just seen. So, for example, we could browse through the different texts, and then a given text, then browse again through the different witnesses. But also, those things have a material reality. It can be a manuscript in a folder in a library, it can be an edition from whatever year. And then we want to be able to browse through the objects themselves, because it's our work as archivists as well to give to the people access to the first edition of Leopardi's poems, and maybe I'll say information again, but be able to browse through it, to have a reading of what was published at the time, which is kept in the library and you can't touch it because it's so fragile. But then you want to see, oh, how did he get to that? So we walk back to the manuscript, or we walk forward to different editions. And to that, we want to add more things, and that's going to be the tricky bit. We want to integrate natural language processing. Natural language processing, I don't know if you've heard of it. It's the idea that with computers, we can understand the linguistic side of the text, give linguistic properties to texts. The only problem is that NLP is mainly, industrial work, which means you will be doing NLP to analyze what's coming from the newspapers, because we will be able to extract information and so on. Very few people are working on poetry. Italian poetry, much fewer people. And Italian manuscript poetry means you've got changes, you've got imperfections in the language, and natural language processing is working on perfect writing. It's in the newspapers, so you don't have any mistakes, you don't have changes in the text while it's being written, you've got the resulting text. So that means working again, and that's why I'm doing that work as well, because that's interesting to me as an NLP specialist, is how can we build tools that will handle the imperfection of language as it is being written. And further than those tools, well, we can add some good things like lexicometry, which is, some would say it's just words, maybe. But if we can access to Leopardi's work from the words he's using and see through time what's changing in his vocabulary and so on, that can be interesting. And also, third point is what I call intertextuality, in the sense that between the different texts written by Leopardi, there are things that are referring to each other. So that would be yet another way to navigate through Leopardi's concepts. All that is a cost. And it didn't take us much time, still quite a lot, to build that tiny gadgety prototype. It takes some time to program, it takes some time to encode the information. We did that in one go. I don't know how many programs is written, we've got a few of these. And I don't want to know the number of editions. No. I don't want to have nightmares. So that means investing a lot of human time to produce the knowledge so that researchers can
fiddle and play with the data, but also we can give that to a larger audience that will be interested in discovering Leopardi, integrating Leopardi in classes. Yes, you're still studying Leopardi in classes. So, yeah. So that means a lot of work and a lot of human work, and that's something that is often forgotten in digital humanities. It's costly. It's not because it's digital that it's free. You need a lot of work. You need a lot of people, and for that type of work, you need a lot of people with brains to do it, and with knowledge on the part. So to conclude, digital editions is an activity within digital humanities. The edition as such is, is one representation, is one finality. And the whole idea is to build the data that would allow researchers to explore the sources as they are. But it's also about building bridges across data, and I usually present that image of digital editions or digital humanities. The editions is the board gun. When you do it in French, it doesn't work the same way. It's the digital that's called. And we're building a big bridge across data, which means the digital has to make an effort to meet the humanist that has no knowledge, but not necessarily all the tools to produce that knowledge. And on the other way, the editions have to make an effort to construct according to the understanding of the humanist. And in the middle we've got the data, but we've got also the language barrier between Italy and French. And we've got the cultural barrier between French philology, French scientific, and Italian philology. So there's a lot of discussion to build, to construct this. And I'm finishing on that route because we've made the first prototype, then we'll start again reworking the data to make another prototype. And it's an infinite loop. And it's like a first infinite loop as well. So that's a cycle of our work, and it's a good thing on the infinite. Grazie ai nostri relatori, io avrò occasione di esporre alcune idee. Io credo che sia tutto farlo nel corso della rotonda. Ho pensato particolarmente interventi che richiamo alla necessità di incrementare le conoscenze attraverso questo. È un argomento fondamentale, sulla base della quale anche giudicare l'oggetto. Cioè, fino a che punto l'oggetto fa crescere le conoscenze che noi abbiamo intorno a questo argomento. Questo è il dato fondamentale. Bene, non so se questo gusto come primo discorso, poi vediamo se qualcun altro. C'è qualcuno di voi che vuole intervenire perché vuole chiedere qualcosa? Sì, grazie. Allora io non parlo, diciamo, in nessun modo sono un esperto di digital analysis, non sono neanche esattamente un leopardi, quindi parlo da semplice spettatore delle presentazioni che abbiamo visto e che trovato molto interessanti questi aspetti. Faccio una serie di riflessioni che spero siano anche da parte del tanto gruppo, lo fate dire tra parentesi che sono l'organizzata io, che mi sembra un straordinario successo che non si priva di Allora, cerco di parlare lentamente, anche diciamo, di una maggiore chiarezza per tutti. Intanto, brevissime, una delle questioni è
come produrre questi testi, come produrre testi che siano scientificamente affidabili, come produrli in grandi quantità. E quindi sostanzialmente una delle parole chiave che sono comuni sia agli umanisti che agli informatici, comunque agli aspetti di digital humanity, e cioè la sostenibilità. La sostenibilità di questo processo, cioè la possibilità di realizzare su larga scala questo tipo di operazioni, per evitare che rimangano operazioni periodiche, perché il rischio di questa cosa è che siano splendidi oggetti, ma su scala singola. Allora, qual è la sostenibilità di operazioni di questo tipo? Grazie. Direi di raccogliamo tutte le domande, poi se non vediamo se sono fatte. Sono altre domande? Non so se ci sono altre domande, perché credo che Non se so, un problema linguistico potrete perdere il filo, preferisce rispondere. La première question, c'était quindi c'est la complexification, la complexification des codes qui sont propres à l'édition populaire, qui sont propres à l'édition numérique, permet de conserver la complexité du texte, voire ajouter est-ce qu'on ne va pas faire quelque chose So I'll reply in English to a question that was asked in Italian and translated in French. So that's the miracle of digital humanity, well, of digital information, should I say, is that you can store as much information as you want. And underlying your question, I sort of feel, and you can tell me that I'm completely out of the league, that you consider that there's one codification for classic edition, traditional editions, and that we have another codification, and that's true. But also, in one material, in one digital material, we can combine all that. And that the whole idea of structured data is to combine and accumulate as many points of view as possible. The existing ones, I mean, we could integrate, and maybe we should integrate for the next part of the project, all the philological annotations that have been made in the four preceding editions. And there's no problem with that. The problem is the ability of the researcher to handle that much information and store that much information in one file and be able to reread after writing, because we're accumulating information, so we've got to take different views. But technically, it's not impossible. Fairly easy to do. So, from my point of view, the whole idea is to store as much information, as much knowledge, not information, it's knowledge. Store as much knowledge as possible. And from that, well, we'll be able to compare the four different points of view of the philologists, as well as the manuscripts in different editions. So, I don't think it's a technical problem. It's a human problem in the amount of energy to produce. For your second question, which was on NLP, right. So, as far as I've seen, I mean, I'm responsible of a research, national research consortium on digital humanities about authors. There are mainly French authors, obviously. But each researcher has a different point of view on his object. And therefore, we are 35 different projects. Not one is the same as another. So each of us have had the
possibility to work and produce toys like you've just seen. And sometimes they're not toys, I mean, we've seen this morning, magnificent productions. And they share the data. But our data, as we produce it, is transferable in TI, so it's sustainable in that sense. What is not sustainable is that we don't know what to put with the data. And we need, I'm sorry to say that, I'm very down to earth, but we need money. We need money because I was saying we need a lot of money to produce the material, but once it's produced, if I keep it on my server at the university, who knows what's going to happen when I change it, when I change university, when I change president of my university, when my computer crashes and so on. And we have national instances that allow us to store that data. How will they live? I mean, the cost is about 10,000 euros per teraoctet of data, which is huge. So how can we arrange that? The idea we're sharing with a few colleagues, the sustainability of our data, is that we keep them freely available on the internet. And if that's really available, there's always someone who's going to collect it. What for, we don't know. But the data will be copied and stored somewhere else. So the only problem afterwards is find this feedback, so we can get our data back when we lost it. And then if I answer the question. Yes, something. Well, there is something that I'd like to stress, and it's well, but it is a nice solution on I don't know if it's right what I'm saying, but starting from a single encoding of the text, how would they go to provide different types of outcomes of the text? That means that it can provide, starting from a single encoding, different ways of representation. What I'd like to stress is that the real security, the real thing we have to deal with is not how do we represent that thing, how are we going to express that in a yellow color, or are we going to make something that we can click on, that we can go through, I don't know. The real, what we have to deal with is the way to encode the text, is what information is very important to give, and what is not important, and why it is important, or why it is not important. So this is what, voilà, it is what we don't see, that is the real world, because I'm not sure that is the best way of representing Leopardi. Probably it's not. I don't know, but I'm sure that if somebody says, so I think that you should do, you should show that information in that way, or in this way, so it's not too difficult for someone to do that. I think that's really important. Allora, grazie, c'è qualcuno che vuole, siamo già in ritardo, credo che possiamo ringraziare ancora